a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Anche aprile ce lo siamo quasi messo in saccoccia, il che significa che è di nuovo il momento di parlarvi, indovinate un po', dei miei prodotti preferiti del mese. Ora, come sapete, sto cercando di limitare i nuovi acquisti. Anche stavolta è andata un po' così, Faccio del mio meglio, ma poi ho dei crolli strutturali, il che implica che ci saranno fra i miei preferiti sia prodotti che effettivamente possedevo già e ho riscoperto, ma ci sono anche delle new entry, un po' così. Bene, direi di cominciare. Questo mese partirei dalla categoria dei trucchi. Ok, 3 prodotti sono tra i miei preferiti per il mese di aprile, 2 sono incredibilmente prodotti che possedevo già, uno è un acquisto più recente. Partiamo dall'acquisto più recente, ve ne avevo parlato anche sulle mie stories di Instagram, dove mi trovate un po' tutti i giorni a parlarvi della rava e della fava. Ho comprato il nuovo correttore della Make Up For Ever, l'Ultra HD Light Capturing Self Setting Concealer. Questa roba del self setting prendetela, mettetela da parte perché adesso vi spiego. Secondo me è un correttore pazzesco, soprattutto passata una certa età. Vi dico spesso che i correttori dopo i 40 è meglio usarli poco e bene, perché non appena iniziano a comparire le prime rughette il correttore ci si pianta dentro proprio e poi sembra di avere 86 anni invece che 40. Questo invece è leggerissimo, molto liquido, però si stende e si come si dice, sfuma, ecco, sempre il criceto sulla ruota, si sfuma molto facilmente ed ha questa roba che si autofissa, quindi non c'è bisogno poi di andare a metterci sopra 2 kg di cipria, che è un'altra roba proprio da evitare il più possibile. Cipria, correttore, fondotinta, insomma tutto quello che va a creare la base trucco, dopo una certa età è meglio utilizzarlo e dosarlo nel modo giusto, cosa che non sempre mi riesce, cioè certi giorni poi sembro un mascherone. Questo mi ha un po' cambiato la vita perché a tutti gli effetti è un ottimo correttore, ha il solito applicatore classico e si stende facilmente, va su che è un bijou, illumina, ovviamente a seconda del colore che scegliete. Io tendo a scegliere correttori molto più chiari rispetto al mio incarnato perché mi piace che diano un po' di luce. Ce l'ho su anche oggi, non so quanto potrete vedere. Comunque, se non l'avete mai provato ve lo consiglio tantissimo, è uscito relativamente di recente, se non sbaglio tra l'altro è uscito proprio ad aprile, non vorrei sbagliarmi, però mi pare di sì, sempre idee poche e molto confuse. Io comunque l'ho comprato ad aprile, consigliatissimo. Invece ho riscoperto il rossetto di Fenty Beauty, Candy Venom è il colore ed è questo fucsia pazzesco. L'ho usato tantissimo, con l'arrivo della primavera mi è venuta voglia di lasciare un po' a casa i nude e buttare su qualcosa di un po' più brillante e vivace, e questo fa sempre la sua porca figura. Intanto ha un finish semi matte ma più tendente all'opaco, comunque non secca, va su di nuovo che è un piacere, sta su tutta la sera anche mangiando, bevendo, non si muove. Un ottimo rossetto. Devo dirvi la verità, le colorazioni dei rossetti di Rihanna sono abbastanza particolari, cioè trovate anche le cose più classiche, ma poi ha dei colori sparatissimi che io proprio non è il mio. Questo invece innamorata. Ok, terzo e ultimo preferito per la categoria del trucco, questi capelli, oggi non ce n'è una che va. Prima sono passati 6 camion e ho dovuto fermare la registrazione, adesso capelli, poi non mi ricordo, portate pazienza. Comunque l'ultimo preferito è un blush, un fard della Lancôme ed è il Cushion Blush Subtil, un prodotto che è uscito qualche anno fa ed è fondamentalmente un blush in crema, chiamiamolo così, nella versione cuscinetto, e mi piace perché dà quell'effetto proprio guanciotte sane alla Heidi, un po' quella roba lì, anche luminose, che invece i blush in polvere secondo me no,
soprattutto passata una certa età, ora sembra che mi nonna, però veramente sto mettendo a fuoco quello che è meglio dal punto di vista del trucco per la mia pelle nel momento attuale, e mi sono accorta che i prodotti più leggeri, in crema, più luminosi, funzionano per me molto meglio di quelli in polvere, che invece fanno un po' l'effetto la mummia di Tutankhamon. Questo tra l'altro è nella colorazione, non ve l'ho detto, Sorbet Grenadine, quindi granatina al sorbetto di granatina, Dio solo sa cosa significa. Comunque è una sorta di rosa di pesca un po' aranciato, insomma, che è particolarmente indicato per primavera e estate, mettiamola così. E questo conclude la categoria del trucco. Passiamo alla categoria della cura della pelle. Eccoci qua nella categoria della cura della pelle. Ho due prodotti da consigliarvi. Uno è una new entry per me, nel senso che è un prodotto che ho acquistato nel mese di aprile, l'altro invece è una riscoperta, quindi qua siamo un po' 50-50. Partiamo con la novità. Si tratta di un siero per il viso della Filorga, il Time Zero Multi Correction Wrinkle Serum. Eccolo qua. Non so se vi ricordate, qualche mese fa, se non addirittura il mese scorso, vi avevo parlato del siero della The Ordinary, che insomma era andato bene ma non benissimo. Prezzo veramente basso, risultati ottenuti. A un certo punto mi sono detta, forse, aspetta un attimo, magari vuoi vedere che non è proprio il siero giusto per la tua pelle, perché alla fine della fiera non sta facendo quasi nulla. Lo mettiamo da parte e passiamo proprio direttamente allo step della crema idratante, oppure perché non vedere se c'è qualcosa sul mercato di una qualità un po' superiore. E così mi sono rivolta alla mia amica Filorga, che è uno dei brand di cura della pelle che mi piacciono di più. L'ho scoperto qualche anno fa e me ne sono innamorata. Tutti i prodotti della Filorga che ho provato fino ad ora mi sono piaciuti, che non è poca roba. E ho scelto questo, che appunto è un siero anti-rughe, anti-età. Il prezzo è decisamente molto più alto rispetto a quello della The Ordinary, che però diciamocelo è anche conosciuta per avere dei prezzi contenutissimi, ma anche la qualità del prodotto non c'è proprio paragone. Cioè, fin dal primo utilizzo ho detto ok, fermi tutti, stop the train, forse ci siamo un po' di più. Perché? Perché direte voi? Perché intanto, mettiamola così, allora volevo dire 4 cose insieme e mi è uscito un quello che sto per dirvi non è basato su il mio essermi documentata a fondo sul prodotto. Io vado anche un po' così, a sentimento, e vi dico quello che ho sperimentato io letteralmente sulla mia pelle. I primi utilizzi che ho fatto di questo siero l'ho percepito già quasi come un piccolo peeling, non per una sensazione di pungente, mettiamola così, ma proprio perché dopo averlo applicato, passando la mano sul viso, veniva via un po' tutta la pelle sembra una roba disastrosa, comunque veniva via un po' di pelle morta, il che mi ha fatto pensare, vuoi vedere che alla fine quello scrub che faccio una volta ogni morte di papa non basta? Ma non mi dire, ma pensa un po', perché io ho questi momenti di illuminazione in cui ogni settimana faccio lo scrub e poi metto la maschera idratante e quella purificante, e poi dei momenti in cui no? Mi sembra perfetto, la coerenza prima di tutto. Venivo quindi da uno di quei momenti lì in cui facevo delle maschere ogni tanto al weekend, ma delle robette, e utilizzando questo siero ho visto proprio che mi faceva quell'effetto peeling che ho molto gradito. Passato quel momento lì, quindi avendo già un po' purificato maggiormente la mia pelle, lo trovo in ogni caso un ottimo prodotto da utilizzare perché è molto fresco, molto leggero, si assorbe facilmente, lo applico con un movimento picchiettante in modo che si assorba facilmente ma senza andare a stressare la pelle, mattina e sera prima delle creme idratanti o antirughe. Trovo che da quando utilizzo questo siero la mia pelle risulti leggermente, ma proprio leggermente più tonica, filo filo, non so se anche voi notate qualcosa, io ho questa sensazione qua, anche un pelo più luminosa, fermi tutti, e quindi mi sono sentita proprio di consigliarvelo, perché mentre con la The Ordinary calma piatta, qui
attenzione, vedo qualcosa. Se non li avete mai provati, i prodotti della Filorga io ve li consiglio in generale, tenete presente che nessuno mi paga per dire queste cose, ma nessuno mi paga proprio mai, ma de che, vi dico quello che io ho provato e sperimentato, questo ve lo consiglio un bel po'. E passiamo adesso al secondo prodotto che invece, come vi dicevo, è stata una riscoperta, ovvero una maschera per il contorno occhi, una maschera per il contorno, salutiamo i tonni di tutto il mondo, una maschera per il contorno occhi della Shiseido, ya famo, ce la fai, la Benefiance Wrinkle Resist 24 Pure Retinol, quindi come avrete intuito dal nome, al retinolo puro. Ed è la classica maschera in patch, in tessuto, da applicare appunto sul contorno occhi, la si tiene su un quarto d'ora e trovo che dia veramente dei buoni risultati. Se mi seguite su Instagram, nelle mie stories, che pubblico più o meno tutti i giorni, se non lo fate trovate il link al mio profilo di Instagram lì, forse saprete che c'ho proprio questa fissa delle borse, delle occhiaie, mi sembra sempre di avere gli occhi di mia nonna, che tra l'altro ce li ho gli occhi di mia nonna, ma vorrei aver preso solo il colore e non questa roba che mi sembra di avere 100 anni. Questa maschera che ho riscoperto perché avevo comprato qualche mese fa, trovo che faccia una discreta differenza. Come sempre non parliamo di miracoli, ma però forse sarà il retinolo puro, non lo so, comunque è di nuovo molto piacevole da tenere su, sta su anche se di tessutino perché a volte cascano e mi piace, mi sta piacendo molto, se non ricordo male il prezzo non era proprio accessibilissimo, però soprattutto per quel che mi riguarda, quando trovo un prodotto per il contorno occhi che dà dei risultati, lo devo proprio tenere bene a mente, salvaguardare come un piccolo tesoro e possibilmente anche consigliarlo agli amici, che è quello che sto facendo in questo momento. Bene, adesso direi di passare alla prossima categoria, che è quella dello smalto. Non so se avete notato, ma ultimamente quando si parla di smalto sono in fissa con il rosso. Ne avevo uno della Essie, il Too Too Hot, se non ricordo male, che già proprio mollalo, mi piaceva un sacco. Purtroppo l'ho lasciato semiaperto e si è seccato. Brava, complimenti, bene, brava. E quindi sono andata alla ricerca di un degno sostituto e ho trovato il Lacquered Up, che è questo qui, che ho sulle unghie anche adesso. Sempre un rosso bello sparato, un rosso pompiere, mi viene da dire. Il Too Too Hot secondo me era leggermente più aranciato, questo invece è un po' più scuro, mettiamola così. Mi sta piacendo un botto, in generale lo sapete, gli smalti della Essie sono i miei preferiti proprio a mani basse e questo è il mio preferito del momento. C'era un tempo in cui cambiavo smalto ogni 3 minuti, adesso invece quando ne trovo uno che mi piace lo tengo su in secula seculorum. Ottimo, questo conclude velocemente la categoria degli smalti. Adesso passiamo alla categoria degli abiti, dove c'ho un po' di roba da farvi vedere. La categoria degli abiti, devo dire, proprio per essere onesta, che è quella dove mi riesce un po' più difficile tenere a freno queste mani bucate. Il modo migliore che ho per resistere alla tentazione è quello di tenermi il più distante possibile da ogni tipo di negozio. Ora però dovete sapere che ad aprile ho iniziato a cercare il vestito per un matrimonio che avrò a fine maggio, perché ho pensato non voglio trovarmi all'ultimo, facciamo un giretto innocuo per negozi, così per dare un'occhiata, non si sa mai. Non l'avessi mai fatto, perché sono capitata da Zara pensando ma do un'occhiata veloce, ma poi intanto non troverò niente che va bene per il matrimonio, e infatti confermo, per il matrimonio non ho trovato assolutamente niente. Purtroppo però appena entrata i miei occhietti vispi sono stati attratti così proprio magneticamente da questo doppio petto giallo banana d'una bellezza, ma proprio d'una bellezza, che subito così mi sono fiondata e ho iniziato a scartabellare alla ricerca della mia taglia, che ovviamente non c'era.
Ora non so se capita anche a voi, ma a me quando capita di vedere una roba che mi piace ma proprio tanto tanto e poi non c'è la taglia, mi parte un embolo che proprio diventa una questione di vita. Tant'è che sono andata anche in un altro negozio di Zara, anche lì appena entrata, ecco il blazer doppio petto giallo banana proprio subito all'ingresso, scartabello tra le taglie, indovinate un po'? Non c'era. A quel punto ho perso ogni capacità di intendere e di volere, tant'è che non appena sono rientrata a casa ho aperto l'app di Zara e l'ho acquistato online. E quindi, signori e signori, ecco a voi il doppio petto giallo banana. Ve lo presento ufficialmente, eccolo qua. Va anche detto però che non me ne pento, perché l'ho acquistato più o meno a metà mese, l'ho già indossato tantissimo, mi piace per un botto di ragioni diverse. La prima e la più evidente, il colore. Adoro questo colore giallo caldo, un po' tendente al senape, perché veramente è una botta di vita. Il taglio è spettacolare, perché è un doppio petto, ma io lo porto comunque sempre aperto, ed è lungo. Un'altra roba che mi fa impazzire, non amo particolarmente i blazer o le giacche corte, preferisco quelle un po' più lunghe che vanno a coprire anche un po' tutte le mie aree più problematiche, e questo è della lunghezza perfetta e poi ha questo tessuto un po' più strutturato che è perfetto per la stagione, perché lo posso mettere nei giorni più freddi con sopra un cappottino leggero, questo più all'inizio, a metà mese, e verso fine mese, quando ho iniziato a fare un po' più caldino, anche da solo, con sotto una t-shirt, a morte sua. Lo adoro, l'ho indossato tantissimo e quindi, ma chi se ne frega, ogni tanto anche dei buoni propositi. Non fosse che, mentre ero da Zara in negozio, l'occhietto mi era caduto anche su altre due cosettine e mi scatta questa roba quando faccio acquisti online del dire, vabbè, mentre siamo di strada, così il trasporto non lo pago, una roba e quell'altra, insomma, fatto sta che ho portato a casa altre due cose. Bene, ma non benissimo. Da una parte bene perché le adoro entrambe, dall'altra non benissimo perché proprio questi buoni propositi li abbiamo presi e buttati dalla finestra. Faccio vedere gli altri due capi che ho preso da Zara. Il secondo è di nuovo una giacchetta, un blazerino di tutt'altro tipo, questa volta in questo rosso bello intenso con tutti questi fiori tropicali. Il tessuto è molto molto leggero, quasi una seta, e quindi un capo che conto di sfruttare da adesso fino a fine estate. Non è un doppio petto, in questo caso è proprio un blazerino classico che non chiude, senza bottoni, quindi da portare molto morbido, molto rilassato. Mi piace tantissimo, mi piace sia da indossare abbinato a cose molto basic, molto semplici, perché comunque già di per sé mi fa un po' l'outfit, essendo abbastanza importante di suo, ma mi piace anche indossato con il capo che fondamentalmente ho acquistato proprio con l'idea che è un capo un po' più rischioso, un po' più rischi, perché si tratta di questo tubino avvitatissimo, verde smeraldo, verde prato, verde bello intenso, che è un colore che quest'anno insieme al giallo mi sta piacendo un botto, in questa sorta di cotone leggermente elasticizzato. Ora, indossato da solo fa un po' l'effetto salsiccetta. Diciamo che non conto di indossarlo mai da solo o col giacchettino corto, ecco, perché Kim Kardashian la facciamo fare a lei, non è proprio il caso. Però abbinato col blazer, che di nuovo è un po' lungo, molto morbido, che va a coprire fianchi, il dietro, insomma tutte le zone che senza questo vestito metterebbe in evidenza in modo un po' eccessivo, secondo me la morte sua. Il colore mi piace da impazzire, è bello stretto e quindi anche un po' sexy, ma come dicevo appunto abbinato con sopra il giacchino è molto più rilassato ed è anche discretamente elegante. In più questo l'ho pagato qualcosa tipo 12 euro, me lo ricordo perché era un prezzo più che accessibile, ed è anche il motivo per cui ho detto ma sì, ma dai, ma buttiamoci dentro anche quello.
E poi l'ultimo preferito di questo mese, la camicia effetto carica dei 101, la carica dei 101 che ho preso da Primark, minima spesa, massima resa, l'ho messa un botto sotto i blazerini, tra l'altro sotto il blazer giallo banana, questa mollala proprio. Mi piace perché ho una passione per tutto quello che è un po' più morbido e rilassato. Questa camicia è proprio l'espressione del concetto morbido e rilassato. Molto bene, questo conclude anche la categoria degli abiti. Adesso ci resta solo l'ultima categoria, che questa volta è quella delle serie TV. Continua la mia passione viscerale per le serie TV. Aprile è stato un mese ricco di scoperte e ricco di ritorni interessanti e anche di un certo spessore. Non sto manco a soffermarmi più di un secondo su Il Trono di Spade. Non vi racconto niente, non vi faccio spoiler, non vi dico nulla perché è iniziato appunto a metà aprile e niente, io felice proprio come un bumbunin. Ma non è questa la serie che vorrei consigliarvi perché credo che sia già sufficientemente inflazionata. Le serie invece che mi hanno entusiasmata ad aprile sono altre e ne ho ben 3. Ve le racconterò brevemente. La prima è The Umbrella Academy, mi è piaciuta a bestia. Che cos'è The Umbrella Academy? È una serie che racconta di questo gruppo di, chiamiamoli così, supereroi un po' sui generis, tutti con poteri molto particolari che si trovano a dover affrontare, un po' come si usa in questi casi, la fine del mondo, no? Una cosetta da niente, ed è molto interessante perché è una serie sui supereroi ma molto poco in stile Marvel, molto più complessa, ironica e interessante. I personaggi mi piacciono tutti tantissimo, ci sono anche attori niente male. Se ve la siete persa la trovate su Netflix e questa ve la metto lì, l'appoggiamo lì. Passiamo alla seconda. La seconda serie che mi è piaciuta molto è una serie che ha una stagione sola, come anche di Umbrella Academy peraltro, la serie di Ricky Gervais, che se non conoscete è un comico inglese, Afterlife, che racconta la storia appunto di quest'uomo che perde la moglie a causa di una malattia ed entra in uno stato di profonda depressione che però gli fa scattare un po' la roba di sai cosa, io vorrei morire ma siccome c'ho il cane e il cane mi dispiace lasciarlo da solo, adesso inizio a dire tutto quello che mi passa per la testa perché tanto non ho niente da perdere, non me ne può fregare di meno della reazione degli altri. E quindi è un po' questo gioco del triste, ironico, divertente, un po' fa piangere, un po' fa ridere, che a me piace ed è un tipo di ironia molto inglese, molto alla Gervais, che se vi piace, se non vi piace non è la roba per voi. E adesso passiamo all'ultima, una serie che mi ha consigliato proprio uno di voi nelle mie stories di Instagram, Dark. Una serie, sempre anche questa su Netflix, tutte e 3 quelle che vi ho citato, una serie tedesca del 2017 se non sbaglio, che però è ambientata nel 2019. Mi ricorda un po' Stranger Things, ci sono dei tratti comuni perché è di nuovo la storia di un gruppo di ragazzi un po' più grandi, in questo caso di adolescenti, parla di viaggi nel tempo, molto intrippata, anche lì c'è tipo succedono cose molto molto strane, c'è una centrale nucleare che insomma non sto a spiegarvi perché è veramente complicato. Se ve la siete persa, non l'avete ancora vista, non è entrata nel vostro radar, ve la consiglio se avete amato per esempio Stranger Things o in generale se amate le serie quelle un po' complesse dove succedono cose surreali, strane che non capisci mai fino a che punto a me quelle serie lì di solito piacciono, quindi ve la consiglio. E questo conclude, amici belli e amici cari, un altro dei miei video dedicati ai prodotti preferiti del mese. Come sempre io spero che le mie indicazioni, i miei suggerimenti possano esservi stati utili o che semplicemente li abbiate trovati interessanti e entertaining in qualche modo. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi butto anche lì, se non lo fate,
Seguitemi su Instagram, ogni giorno mi trovate nelle stories, così vi iniziate un po' a orientare su quello che mi capita, e a volte avete anche degli sneak peek su quelli che saranno i miei preferiti del mese. Trovate il link al mio profilo qui nella info box. Vi ricordo per l'ultima volta, sul blog invece lista di tutti i prodotti con link per saperne di più, eventualmente acquistarli, anche qui link nella info box oppure sulla i sopra la mia testa. Non c'è altro, vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!